Leo, spiegami cosa fai sotto le lampade a LED. Il semenzaio illuminato. Te l'ho detto che mi organizzavo per fare 2-3 mila piantini, quei 2-3 mila piantini, sai. Adesso vi spiego tutto con calma. Intanto la prima cosa, sono passati 9-10 giorni e possiamo già vedere, si vedranno con i nostri potenti mezzi. Si vedono. Pieno di germogli di cipolla. Pieno. Stanno germogliando tutte le nostre cipolline che abbiamo seminato ad una temperatura di 12 gradi di giorno e circa 10 gradi di notte. Buondì! Allora, quest'anno finalmente ci siamo attrezzati. Abbiamo attrezzato un semenzaio in casa, che adesso vi facciamo vedere e vi spieghiamo soprattutto. Quest'anno tutto l'orto 2026 nascerà qui. Faremo germogliare tutto qui, cercheremo di farci tutti i piantini da seme per il nostro orto. E per fare questo abbiamo studiato un po' una situazione che fosse adeguata. Vi facciamo vedere tutto, quello che abbiamo acquistato, vi diciamo quanto abbiamo speso, quindi l'investimento che abbiamo fatto, insomma ne parliamo un po'. Vi lasciamo alle immagini di tutto quello che abbiamo fatto per l'allestimento di tutto questo e dopo parliamo un po' insieme di tutta l'attrezzatura che ci siamo procurati. Mettiamo prima l'erba sintetica. Sì, Che bisogna tagliare un pezzetto da... Noi il tavolo lo mettiamo così. magari lo giri al contrario. Cosa dici di questo? Deve essere anche lento. Se lo faccio solo così? Ok. Proviamo. Non è che è venuto così tanto pulito. Tirarla un po' più verso di te. Sai cosa mi indica che questo è il momento per fare questa cosa? Il profumo che c'è nell'aria. E c'è un ghiaccio della Madonna, c'è il meno 11, fa un freddo boia, c'è 0 gradi a mezzogiorno, ma nell'aria c'è quel profumo che ogni anno indica che è ora di cominciare le semine. Tu lo senti? Sì, è vero. Allora, abbiamo pensato quest'anno di trasformare parte del nostro ufficio in vivaio domestico. Allora, abbiamo un po' di materiale di recupero, avevo questa erba sintetica sul fienile così da non sporcare, da non bagnare il pavimento quando facciamo le irrigazioni eccetera. Avevo questo avanzo che ho costruito da cella di stagionatura nel caseificio e un pannello isolante che utilizziamo da banco e questi cavalletti. In questo modo possiamo cominciare con le prime semine. Le prime in assoluto saranno cipolle, camomilla e insalate. Quindi qui si parte con le cipolle dei ragazzi fantastici del progetto Entelechia. Gliel'ho già fatto vedere prima. Gli faremo un monumento perché tutti i momenti gli mandiamo dei messaggi per chiedere consigli, delucidazioni. Alessandro e Francesca ci mandano sempre indietro informazioni preziosissime. Allora, facciamo la semina nei plateau. In questi plateau qua. Ne facciamo 3, adesso Leo sta preparando il terriccio e porta sul terzo. Io intanto taglio 2 pezzi di tessuto non tessuto,
questo qui il vero da sposa, e li rivestiamo, poi mettiamo dentro il terriccio e seminiamo le cipolle e bagniamo. Tra l'altro tu li chiami plateau perché in piemontese si chiamano plateau, ma in italiano non penso che la gente sappia cosa è Come si plateau. chiamano? Cassette, credo. La prima semina, quella delle cipolle, non necessita di grandi strutture, diciamo. Questa stanza più o meno è a 10-12 gradi, la loro germinabilità potrebbe già essere buona a queste temperature. Di sicuro ci procureremo una lampada a LED per dargli più luce di quanta non ce ne sia in questo momento, perché questa stanza ha diverse finestre, il nostro ufficio, però abbiamo muri di pietra spessi 1 metro e la luce ancora bassa in questa stagione entra in maniera praticamente orizzontale, in modo che i germogli si storgerebbero tutti. Noi cerchiamo di avere una lampada a LED in alto in modo da far salire i germogli verticalmente. Adesso bagniamo la terra prima di fare la semina, perché questo terriccio è parecchio secco, quindi si deve reidratare un po'. Il terriccio che usiamo è una miscela di terriccio, di nostro cippato di legna e del nostro compost, non letame in questo caso, ma il compost che facciamo con gli scarti di casa, della verdura, insomma. E inoltre una cosa che a me piace fare è mettere sempre una piccola percentuale all'interno del nostro terriccio di terra di bosco, ma non lo so, in una cassetta così ce ne può essere tipo una manciata, a scopo di portare la carica batterica che c'è nel bosco anche nel nostro terriccio dove noi coltiviamo le nostre piante. Sì. Quindi è un apporto batterico e non solo, anche di microrganismi vari, anche fungino se vogliamo. È come dare già un'informazione ai piantini dell'habitat in cui andranno. Non ci piace coltivare in un ambiente totalmente sterile. Ci sono degli svantaggi che in questo terriccio probabilmente germoglierà anche altra roba, ci sono anche altri semi, già nel nostro compost e anche nel terriccio di bosco nascerà altra roba, ma che poi noi andiamo a selezionare, insomma. Contemporaneamente a questa operazione tutti gli anni noi facciamo 2 cose. La prima è la compilazione del nostro calendario agricolo. Noi tutti gli anni compriamo questo calendario agricolo qua, dove ci sono segnate anche delle cose tipo, a parte le lune, anche proprio nei vari giorni della settimana, che cosa è più vantaggioso seminare, se frutti da fiore, da foglia, da radice, insomma. Questo ci dà delle indicazioni per fare le semine proprio nel momento giusto della luna favorevole. Quindi noi lo compiliamo tutto, adesso a inizio anno l'abbiamo già quasi compilato tutto, con tutte le semine che noi vogliamo fare mese per mese, le fave, le biete, peperoni, pomodori, i sovesci, insomma i trapianti, insomma tutto quello che noi normalmente seminiamo ce l'abbiamo già tutto progettato a inizio anno, così che non è che poi lungo l'anno uno deve sempre ricordarsi quando è il momento di fare cosa. Abbiamo già tutto un elenco indicativo, poi in base al clima ovviamente si può cambiare tutto, di una luna, di qualche giorno, anticipare, insomma questo ovviamente si può fare. Seconda cosa, adesso Nina vi fa vedere, perché io sul tavolo ho già portato tutti i nostri semi e ogni anno a questo punto della stagione noi facciamo l'inventario dei semi, ovvero tutto quello che abbiamo ancora dall'anno scorso, tutto quello che siamo riusciti a produrci noi con le nostre coltivazioni e tutto quello di cui avremo bisogno. Allora da questo punto in avanti cercheremo il nostro fornitore. Dunque qua ci sono tutti i nostri semi, sia quelli proprio prodotti da noi, tipo queste che sono fave, semi di fave prodotti da noi, e sia quello che nell'arco del tempo abbiamo acquistato. Questi non mi sembrano semi. No, questi sono tagliarini. Quelli lì sono tagliarini. Sarebbe bello se si potessero seminare i tagliarini, che poi... Cosa facciamo? Una volta l'anno facciamo passare tutto per vedere cosa c'è, cosa non c'è, cosa manca, per vedere se c'è qualcosa che è scaduto e da buttare via per quanto riguarda le cose acquistate. Insomma, facciamo prima di cominciare il grosso delle semine un controllo, in maniera che quando poi sono da fare abbiamo tutto quello che ci serve, ci procuriamo quello che manca, eccetera eccetera. L'anno scorso avevamo fatto un video proprio sull'inventario delle semine che vi lasciamo linkato qui per chi lo volesse vedere. Quest'anno non ve lo facciamo più vedere nel dettaglio, quindi c'è quel video lì. Prima semina di queste cipolle, vediamo subito le varietà che Alessandro ci ha mandato. Allora, questa qua è una cipolla di Breme Original in purezza, quindi
faremo una semina di questa cipolla di Breme, una semina di cipolla di Costigliole di Saluzzo, tra l'altro che non è qua in Piemonte, in provincia di Cuneo, ma queste arrivano comunque da giù, da centro Italia. E poi mix evolutivo, selezione rosse, polline da rosse e bianche. Questa è un'altra selezione loro, mix evolutivo, ci saranno più varietà. Poi c'è la cipolla di Alife, che questo è un cavallo di battaglia a quanto pare dell'orto in Telechia, per cui proveremo sicuramente queste cipolle di Alife, ne facciamo un plateau intero perché siamo molto curiosi di vedere cosa uscirà da tutte queste semine e da tutte queste selezioni accurate. Sempre un'emozione fare le semine. Partiamo col mix. A spaglio, non troppo vicine, Leo. Giutme. Mi sono sempre di idea bunde. Infatti, poi piuttosto. Premo leggermente con la mano che si appiccichino bene al terriccio e poi gli mettiamo solo proprio una spolverata così sopra, perché loro devono essere abbastanza superficiali i semi, però per proteggerli meglio gli mettiamo una spolverata così di terriccio sopra e poi diamo ancora un'inumidita leggera e via. E poi preghiamo. Mix evolutive. Ok, cipolle seminate. Adesso ci vediamo tra qualche giorno per camomilla e insalate. Deve cambiare la luna, adesso siamo intorno all'ultimo quarto, con la luna nuova, il primo giorno disponibile metteremo camomilla e insalate e così vi faremo anche vedere un po' l'evoluzione di questo semenzaio domestico, vivaio domestico che piano piano prenderà forma. Dunque, avete visto quindi come ci siamo organizzati e adesso vado nel dettaglio a raccontarvi un pochino questo impianto, che è molto semplice, nel senso ci siamo procurati 4 tappetini riscaldati sui quali andranno i nostri contenitori, vaschette, che adesso vi mostro in questo modo, vaschetta e contenitore con alveoli. Abbiamo scelto questi che sono un po' più grandi rispetto al solito. Ok, in questo modo noi faremo piantini riscaldati con questo impianto. Questi sono 4 tappetini collegati in serie attraverso cavi di questo genere, sono tutti collegati uno all'altro. Qua c'è il suo termostato che ci dà temperatura attuale, che vabbè 12 gradi, che è quella della stanza. Lui ha una sonda che noi andremo a mettere per capire dentro la terra che temperatura si svilupperà. Questo servirà principalmente per le colture che hanno bisogno di più calore per germinare, tipo pomodori, melanzane, peperoni, alcune insalate, zucchine, cetrioli, chi più ne ha più ne metta, diciamo cucurbitacee e solanacee tendenzialmente, che hanno bisogno di una temperatura del terreno più calda. Questi tappetini genereranno un calore che arriverà da sotto, per cui si scalderà la terra, come si suol dire, che per la germinazione ideale delle solanacee hanno bisogno di piedi al caldo e testa al fresco, quindi avranno la terra calda che permetterà la germinazione e poi l'ambiente sarà quello temperatura ambiente, i nostri 13-14 gradi, e con l'andare avanti della stagione aumenterà leggermente. Ma con questi tappetini la produzione di calore dal basso permetterà la germinazione anche di ciò che non riusciremo a far germinare in altri modi. Ci siamo procurati inoltre queste 2 lampade da 100 watt. Abbiamo pensato un pochino se investire su una sola più grande, magari con una potenza maggiore, ma per avere una superficie di luce più grande abbiamo optato per 2 più piccoline. Queste sono 2 da 100 watt, hanno un piccolo difetto, se vogliamo non sono dimerabili, quindi la luce non si può regolare, però hanno un sistema molto comodo di regolazione per l'altezza, ovvero basta alzarle in questo modo tirando le loro 2 corde
sono tipo carrucole, alziamo in questo modo e le allontaniamo finché basta per avere una luce più distribuita e meno concentrata. Questa lampada in questo momento non serve a niente, infatti verrà spenta, adesso era solo per farvela vedere, non so se spengo, se c'è ancora abbastanza luce, sì. Mentre questa invece è già in funzione tutti i giorni per almeno 10-12 ore sulle cipolle che sono germogliate. Il consumo l'abbiamo già monitorato, è veramente molto basso. Lungo il giorno ovviamente tutto funziona con l'impianto fotovoltaico, abbiamo la luce gratuita, se vogliamo, l'elettricità per avere questa luce sui piantini, mentre per la notte comunque l'impianto viene spento. Siamo pronti per seminare la camomilla e le insalate, la luna è giusta, siamo in luna nuova. La camomilla ama germogliare al freddo, quindi queste temperature vanno bene, addirittura noi l'abbiamo sempre lasciata in un luogo ancora più freddo di questo e poi la mettevamo fuori ogni giorno al sole. Mettiamo 7 vasetti, però poi ogni vasetto verrà diviso a metà, quindi avremo poi in tutto 14 ceppi e con questa quantità riusciamo a farci tutta la camomilla che ci serve per un anno. Facciamo numerosi raccolti e ne viene circa un barattolo, così poi ovviamente a seconda delle annate cambia. Comunque con questa quantità ne viene già un bel cespuglione grosso. E poi seminiamo le insalate, a noi piacciono le lattughe belle croccanti, quindi mettiamo la canasta e la ghiaccio, che sarebbe la regina dei ghiacci. Anche queste sono insalate che amano questo periodo per germogliare. Adesso mi metto qui a covare, aspettare che germoglino. Per covarti devi sedere sopra, Leo. Se mi siedo sopra sberniaco tutto. Queste sono le prime semine dell'anno, quelle che si fanno proprio più al freddo, diciamo. Aspettiamo una luna in più per cominciare con le solanacee. Noi qui cominciamo abbastanza tardi, in realtà cominciamo nella luna di febbraio, per poi arrivare poi a maggio ad avere tutto pronto. Arriviamo all'investimento che abbiamo fatto. Allora, tutto il materiale che ci siamo procurati qua è quasi tutto di recupero, cassette, vasetti, insomma, tavoli, eccetera. Il materiale che abbiamo acquistato sono le lampade e i tappetini riscaldati e alcuni di questi alveoli, ma altri li recupereremo di scarto dalle agrarie. Siamo decisamente sotto i 200 euro, diciamo sui 180 euro investiti. È un investimento piccolo per il ritorno che ci darà. Per quello che costano oggi i piantini nelle agrarie, diciamo che se noi mettiamo anche solo 200 piante di pomodori, più o meno saranno sugli 0,50 l'uno, sono già solo 100 euro risparmiati lì. Se mettiamo poi insieme tutto il resto, le cipolle, le zucchine, le zucche, le barbabietole, le insalate, insomma chi più ne ha più ne metta, sicuramente di quest'anno rientriamo di questa spesa e secondo me andiamo in guadagno non solo economicamente, diciamo, sui piantini, ma sulla qualità ovviamente, perché noi facciamo tutti i piantini da semi estremamente selezionati. Quelli che non sono nostri sono comunque tutti semi biologici, per cui tutti semi anche che si potranno dopo averli coltivati anche tenere per portarsi avanti, quindi nessuno di questi semi sarà F1. Ne ho già parlato una volta di questa dinamica dei semi F1, faremo probabilmente un video magari dedicato, ma vi lascio qua linkato un video estremamente esaustivo se a qualcuno interessa approfondire il tema degli F1, un video sempre dei ragazzi dell'Orto Entelechia che spiegano veramente bene, e per chi è appassionato, cosa succede nel processo del creare i semi F1. Niente, adesso aspettiamo, è sempre emozionante quando si parte coi piantini e con le semine in generale, e quindi siamo contenti. Adesso pian piano, comunque ogni mese ci sono un po' di semine. Noi siamo sempre comunque abbondanti nel seminare, nel preparare, nel far piantini, perché sappiamo bene che può succedere qualsiasi cosa, sia qui, quindi sia dalle semine, ma anche durante i trapianti, durante i ripicchettamenti, direttamente nell'orto, quindi noi ci teniamo sempre abbondanti. E niente, adesso vediamo come si evolve e comunque vi teniamo
terremo aggiornati, vi faremo vedere soprattutto pomodori, melanzane e peperoni, che sono diciamo le cose un po' più delicate che ci hanno spinto anche a fare tutto questo, a organizzare tutto questo, e quindi vedremo se avremo successo, insomma. Intanto arvezze. C'hai l'aglio sulla testa. Che bella! Il biancone girasole, come l'ha battezzato Alessandro Ntelechia, il nostro biancone girasole qua.